Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Io sono sempre Marina, alle prese questa volta con un regalo improvviso. Ho circa 3 ore e quindi devo anche sbrigarmi perché voglio regalare qualcosa di mio. Allora, visto e considerato che i folletti sono già tutti prenotati e non ho il tempo necessario per realizzarne altri da fare questo pensiero, sono andata a vedere nelle mie scorte che cosa potevo avere come filato per poter fare uno scaldacollo, che è una cosa piccolina da fare, che piace sempre a tutti, soprattutto a noi donne, ma non è detto, non è proprio così, perché anche gli uomini li amano. Comunque in questo caso è una donna che riceverà il regalo e mi serviva un qualcosa di morbidissimo come filato, morbidissimo, piuttosto spesso da lavorare con un bel uncinettone. Bene, ho trovato questo che è una favola, è veramente una favola già così da stropicciare, e in angora, quindi al 30% di angora e 70% acrilico, e non so ancora quanto me ne occorrerà. Comunque vi scrivo sempre tutto, lo sapete. Questo tipo di filato, il tipo e il link anche per andare a vederlo ed eventualmente acquistarlo, io l'ho acquistato da Ace Yarn, e ve lo metto qui sotto proprio questo video, nel box informazioni. Benissimo. Detto questo, vi dico anche che ci occorre, io stavo già iniziando, poi ho pensato a voi, ho detto no, non posso, a questo punto faccio anche un video per gli amici, le amiche e gli amici che mi seguono su YouTube, non si sa mai, anche se non è una novità, però magari può anche servire a voi, no? Per un regalo improvviso. Potete utilizzare, attenzione, potete utilizzare qualsiasi tipo di filato. Come fate a trovare la circonferenza? Innanzitutto sappiate che abbiamo bisogno di un multiplo di 4. Quindi voi cosa fate? Una catenella lunga quanto volete voi, che sia un multiplo di 4. Io farò 48 catenelle, un multiplo di 4, chiudetele a cerchio e provate a farlo passare dalla vostra testa. Sarà perfetto quando passerà dalla vostra testa o sarà largo quanto voi desiderate. Come detto, io con questo filato realizzerò 48 catenelle, in realtà le ho già iniziate. Però ricomincio con voi per mostrarvi proprio i passaggi come vanno fatti. Quindi partiamo. Io partirò con l'uncinetto numero 10. Voi, in base al filato che avete, partite e alla mano, no? Al tipo di mano che avete, dipende sempre anche molto dalla vostra mano, utilizzate l'uncinetto quindi adatto. Partiamo subito con le nostre catenelle. Ok, qui ho bloccato il mio anello e adesso con un uncinetto, che tra l'altro è un uncinetto un po' così, perché non uso molto questi uncinetti grandi, quindi ne ho uno un po' della mutua, ecco, quindi spero di non litigarci troppo. Vado a fare 48 catenelle per quanto riguarda me, comunque sia, ripeto, un multiplo di 4. Ok, quindi andiamo a fare 48 catenelle o quante ve ne occorrono per arrivare alla circonferenza che vi serve. Ecco, vedete? Io ci litigo poi, io lo so che ci litigherò, ma con la pazienza si arriva ovunque. Andiamo a completare la nostra fila di catenelle. Ecco, fate finta che ho già fatto le mie 48 catenelle, ok? Cosa facciamo? Prendiamo, teniamo la catenella verso di noi, quindi nella parte dritta, ok? Questo è il rovescio, si vede, e questa è la parte dritta. Quindi teniamo le nostre catenelle in questo modo, ripeto, multiplo di 4, poi andiamo piano piano, tenendola dritta, a cercare la prima catenella, che è questa, entro dentro in questo modo, prendo il filo e lo faccio passare dentro, così.
Ok, sto praticamente rifacendo il pezzo che stavo facendo da sola. Ok, quando abbiamo chiuso a cerchio, prendiamo il nostro cerchietto e proviamo a farlo passare dalla testa e guardiamo se va bene come dimensione, come diametro, come larghezza che desideriamo fare. Ok, io quello che ho fatto con le mie 48 catenelle, ci siamo fermati qui, è di 33 centimetri più 33, ok? Quindi 33 centimetri sono 66 centimetri di circonferenza. Ok, però dipende anche da quanto la volete larga, magari c'è chi la vuole più abbondante, quindi andate avanti come desiderate. Quando abbiamo chiuso il nostro cerchio andiamo a fare in ogni catenella una maglia alta partendo dalle prime 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta. Quindi partiamo con 3 catenelle che vedete prende il posto di questa, poi andiamo in quella successiva libera che è questa e andiamo a fare una maglia alta così, in quella successiva una maglia alta e così per tutte le catenelle che abbiamo nel nostro giro fino a ritrovarci nell'ultima dove ci agganceremo insieme. Arrivati alla fine del giro dobbiamo agganciarci. Prima di agganciarci andate a controllare se avete le maglie alte che devono essere identiche alle vostre catenelle. Io controllerò, ovviamente non questo perché è il piccolino, ma controllerò di avere 48 maglie alte. Ok, controllato questo, abbiamo tutte le maglie alte che desideravamo, andiamo ad agganciare e a chiudere il nostro primo giro. Come facciamo? Dobbiamo semplicemente agganciarci sulla testa della prima maglia alta fatta con le 3 catenelle. Contando dal basso, quindi questa è la prima catenella, io conto 1, 2 e nella terza, senza aver caricato il filo, entro nella testa di questa, con questo testone qui è un po' dura, comunque in un modo o nell'altro ci entrerò, entro nella terza, prendo il filo e lo faccio passare dentro. Ve lo faccio vedere senza difficoltà così. Adesso oramai il buchino è fatto. 1, 2, 3, entro dentro, prendo il filo e lo porto nell'asolina e così abbiamo chiuso il nostro giro. Ora partiamo con il giro numero 2, che però in realtà sarebbe il primo giro. Questo qui è il giro di partenza, diciamo, ok? Per il prossimo giro andiamo a tirar su 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Ok, adesso saltiamo una maglia di base, sto prendendo un po' di filo, ok, saltiamo una maglia di base, quindi questa io non la lavoro, la salto, non faccio catenelle, salto, vado in quella successiva, questa la salto, vado in quella successiva e faccio finta di fare una maglia alta, ma in realtà non la lavoro, la tiro semplicemente su all'altezza della prima, ok? Quindi così lo faccio questo per 3 volte, quindi 1, riprendo il filo, rientro nello stesso punto, come fare una maglia alta ma senza lavorarla, più facile. Questa è la seconda volta, riprendo il filo, rientro nello stesso spazio, prendo il filo e tiro su e abbiamo fatto 3 volte. Allora io rimango ferma un attimo, io ho preso il filo solo 3 volte perché ho un filato molto spesso e di conseguenza con 3 volte è sufficiente per fare un puff piuttosto cicciottello. Se voi avete un filato sottile non prendetelo solo 3 volte, magari fate 4, ok?
o 5 in base allo spessore del vostro filato. Io direi che 4 normalmente è un puff veramente caruccio. Io invece col mio, che è un filato cicciottoso, userò solamente 3 volte il filo, ok? Quindi tirerò il filo solamente 3 volte. Siamo rimasti fermi qui, abbiamo catturato per 3 volte il filo, prendo il filo, lo faccio passare dentro. Si comporta abbastanza bene, anche dentro la prima. Ok, si comporta abbastanza bene, devo dire, questo 10 della mutua. Ora, vedete, sono qui, prendo il filo e blocco e faccio ancora una catenella. Ok, quindi vale una catenella. Nello stesso spazio faccio la stessa cosa, quindi prendo il filo, rientro nello stesso spazio, riprendo il filo, come fare una maglia alta, ma non la lavoro. Prendo il filo, entro nello spazio, riprendo il filo, tiro su. Questa è la seconda volta, ancora una volta, entro nello spazio, prendo il filo e non lo lavoro. Io l'ho fatto per 3 volte. Carico il filo sull'uncinetto, lo faccio passare dentro, anche dentro la prima. Prendo il filo, chiudo, non faccio catenelle. Ok, e abbiamo fatto il nostro primo puffotto. Ok, non faccio la catenella, salto questa, vado in quella successiva e faccio una maglia alta. Avevo appena detto che non volevo litigare con te. Ecco, bravo. Ora salto quella successiva, andiamo in quella successiva ancora, quindi ne salto una, nella seconda entro e faccio lo stesso. Quindi 1, 2, 3, prendo il filo, lo faccio passare dentro anche la prima, blocco, una catenella e rifaccio la stessa cosa nello stesso spazio, quindi 1, 2, prendo un po' di filo, e 3, prendo il filo, entro e chiudo tutte le mie asoline, blocco, salto una maglia, nella seconda una maglia alta, salto una maglia, nella seconda ripeto i miei punti puff, 1, 2, 3, prendo il filo, entro tutto, chiudo tutto, no, entro tutto ma chiudo tutto, blocco il mio punto puff, catenella, faccio la stessa cosa perché di punti puff faccio così, ce ne vanno 2 e 3, chiudo tutto, blocco il punto puff, salto e vado nella successiva con la maglia alta, salto e nella successiva vado a fare un'altra coppia, 2 e 3, chiudo tutto, mi sa che poi me ne faccio uno anch'io però perché è troppo morbido questo. Abbiamo bloccato il nostro punto puff, facciamo una catenella, rientriamo, 1, 2, 3, facciamo passare tutto, ok, così, blocchiamo, saltiamo 1 e facciamo nella seconda, facciamo la maglia alta, saltiamo 1 e qui ricominciamo da capo. Allora, dobbiamo andare a fare questi 2 punti puff, ecco, in coppia alternati da una maglia alta. Quindi ripetete quello che io vi ho mostrato per tutto il giro e ci troviamo a fine giro, ok?
ok? Accelero un attimo. Tanto è chiaro, no? Ve l'ho fatto vedere, quindi andiamo avanti per tutto il giro. Allora, sono arrivata alla fine del giro, ho l'ultima coppia di punti puff, ne salto uno, vado come abbiamo fatto nel giro precedente, stessa cosa, conto 1, 2 e 3 catenelle e nella terza litigherò per entrare un'altra volta. No, vedete, ci sono entrata bene, quindi nella terza catenella prendo il filo e lo porto dentro e così ho chiuso l'altro mio giro, che è in realtà il primo, però calcoliamolo 2, dai, il giro numero 2. Adesso tiriamo su 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Come sapete, le 3 catenelle sostituiscono sempre la prima maglia alta. Entriamo nel punto puff, nella coppia del punto puff, e andiamo a fare di nuovo un altro punto puff con 3 fili tirati. Prendiamo il filo, lo portiamo dentro, blocchiamo una catenella e rifacciamo la stessa cosa, quindi 1, 2 e 3. Perfetto, blocchiamo, andiamo sulla maglia alta a fare una maglia alta. Come vedete, adesso nella coppia di punti puff io entro e andiamo a fare di nuovo il punto puff e poi facciamo la sua gemella. Prendo il filo, lo porto dentro, blocco, faccio una catenella, rientro e faccio la gemella, quindi 1, 2, 3, passo dentro, blocco e poi vado sulla maglia alta a fare la maglia alta. Dicevo prima, come vedete, io adesso lavorerò come vedo, cioè dentro il punto puff, dentro la coppia di punti puff farò la coppia di punti puff e sopra la maglia alta farò la maglia alta senza catenelle di separazione, ok? Vedete, io da questa maglia alta entro direttamente senza fare le catenelle di separazione, quindi entro e faccio 1, 2 e 3, passo dentro, blocco, una catenella, rientro di nuovo, 1, 2, 3, passo all'interno, blocco, senza fare catenelle, vado sulla maglia alta e faccio una maglia alta. Ecco che, dicevo, no? È un lavoro talmente ripetitivo e automatico che non servono spiegazioni. Ho voluto proprio solo farvelo vedere perché potrebbe capitare anche a voi di voler fare un qualcosa di veramente rapido e veloce e questo sicuramente lo è. Quando ritornate alla fine del giro, come al solito, contate le catenelle della prima maglia alta, quindi questa, 1, 2 e 3, vi agganciate, tirate su di nuovo le 3 catenelle, quindi ripetete praticamente sempre solo questo giro, ok? Quello che io vi ho mostrato. Ora vado avanti velocemente fino all'altezza che mi interessa, anche perché potete farlo alto quanto desiderate, e ci ritroviamo così vediamo il giro finale. Allora, io mi sono fermata. Ok, così ve l'ho fatto vedere tutto, è bellissimo ed è alto, mi sono fermata a 22 centimetri. Ok, adesso devo fare la stessa cosa che avevo all'inizio, la farò qui alla fine. Volendo potete andare avanti ancora oltre, io però mi fermo, è sufficiente, e poi il tempo è quasi scaduto, quindi devo darmi una mossa. Allora ragazze, adesso da dove ragazze e ragazzi, da dove siamo sempre partiti, continuiamo a partire, quindi con 3 catenelle,
Poi andiamo subito nel primo spazio e facciamo una maglia alta. In centro, nei punti puff, nella coppia, in centro farò una maglia alta. Ora, nello spazio, sulla maglia alta e nello spazio, una maglia alta, quindi una in questo spazio, una sulla maglia alta e una nello spazio. Poi vado direttamente in mezzo ai due punti puff e faccio una maglia alta e continuo così, quindi nello spazio una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta, nello spazio una maglia alta. E qui faccio in mezzo ai due punti puff una maglia alta e andate avanti così a recuperare le maglie che avete iniziato. Ok, io ne avevo 48, farò 48 maglie alte, per forza di cose devono essere uguali a quelle sotto, quindi procediamo con diciamo il giro finale e ci troviamo a fine giro. Arrivati alla fine del giro, come al solito vado nella terza catenella della prima maglia alta e chiudo. Ora voglio fare delle ondine, quelle di incanto d'onda per intenderci, quindi io vado a fare, aspettate che sono un pochino storta, ok, sono anche veloci, quindi vado a fare una catenella, rientro nello stesso punto e faccio la maglia bassa. Potete anche non farle se volete. Poi faccio 3 catenelle, sulla maglia bassa ho fatto 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nelle due maglie, vedete queste maglie sono quella della maglia bassa, queste, entro, prendo il filo, lavoro solo 2 delle asoline della maglia alta, poi rientro nuovamente, prendo il filo e chiudo solo 2, rientro nuovamente, prendo il filo e chiudo solo 2, quindi l'abbiamo fatto per 3 volte. Chiudo tutto quanto insieme. Ora appoggio la mia ondona devo dire, quindi vedo che ne salto 1 2 e nella terza faccio una maglia bassa, così. Rifaccio la stessa cosa, quindi sulla maglia bassa faccio 3 catenelle, prendo il filo, vado, vedete questa è la maglia bassa ha queste due, aspettate che ve le faccio vedere meglio, vedete, ha questa parte e questa che dobbiamo andare a prendere insieme, quindi entro col mio piccolo uncinetto in quelle due costine della maglia bassa, prendo il filo e chiudo le prime 2, non completo la maglia alta, ok, entro di nuovo, prendo il filo e chiudo le prime 2, vedete che inizio, ho le 3 asoline, ancora una volta entro nella costina nello stesso punto, prendo il filo, chiudo 2, adesso ho 4 asoline da chiudere insieme. Abbiamo già visto che per quanto mi riguarda io appoggio la mia ondina, quindi devo andare qui, vedete, ne salto 2 e vado nella terza con un blocco con una maglia bassa, ok, ve la faccio rivedere. Allora sulla maglia bassa facciamo 3 catenelle, essendo molto, devo spostare la telecamera, essendo molto cicciotto, ok, quindi così forse mi vedete, 3 catenelle, poi filo sull'uncinetto, andiamo nella prima costina e nella seconda, voilà, prendo il filo e chiudo le prime 2 e l'altra la tengo, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nelle costine della maglia bassa,
prendo il filo, chiudo 2 e ne abbiamo 3. Ancora una volta, rientro, prendo il filo, chiudo 2, aspettate che, ok, di nuovo rientro, prendo il filo, chiudo 2, no, come mai non mi viene? Allora, filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo, eccola qua, e chiudo 2, ok. E ne abbiamo 4 asoline, quindi prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Andiamo ad appoggiare la nostra ondina sul lavoro, quindi ne saltiamo 1, 2 e nella terza andiamo a fare una maglia bassa. Ok, adesso facciamone un'altra. 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e chiudo 2, filo sull'uncinetto, entro nella costina, prendo il filo e chiudo 2, ancora una volta, entro, prendo il filo, chiudo 2 e ne abbiamo 4. Chiudiamo tutto insieme, appoggiamo la nostra ondina e quindi saltiamo 1, 2 e nella terza andiamo a fare una maglia bassa. Io continuo tutto il giro e poi vi mostro come viene. Sono arrivata a fine giro, non ho le maglie disponibili per potermi appoggiare saltandone 2 nella terza, non importa, io ne ho solo uno, non ha nessuna importanza, vado direttamente nella prima maglia bassa, quindi ne salto solo una, se ne avete 2 saltatene solo 2, se ne avete 3 allungate la maglia, quindi per favore non vi fate problemi su questo, viene bene in ogni caso. Quindi qualsiasi cercate solo di agganciarvi nella prima maglia bassa. Io ne salto solo una, vado nella maglia bassa che è, aspettate che la guardo, è questa, vado nella maglia bassa con gentilezza, ecco, brava Marina, ok, e chiudo. Benissimo, adesso forbicine, taglio il filo e ho concluso per il momento il mio scaldacollo. Quindi la parte sopra la farò decorata con queste bellissime ondine, la parte sotto invece la lascio così. Perché ho voluto fare le ondine? Perché è talmente ampio che volendo lo potrà utilizzare anche come copritesta. Ok, quindi dallo scaldacollo lo tira su e può coprire anche la testa. Chissà se riesco a mostrarvelo in qualche modo. Ed eccolo qui, l'ho finito in tempo. Allora, è bellissimo perché guardate, la parte finale rimane in questo modo abbondante, vedete, e rientra praticamente all'interno, quindi dà questo movimento sotto che mi piace tantissimo. Aspettate che vi faccio vedere anche un'altra cosa. Ho fatto circa un centinaio di catenelle, vedete voi più o meno la lunghezza che vi può servire, e sono solo catenelle, queste sono solo catenelle. L'ho fatta passare anche perché, ripeto, doveva essere una cosa veloce, partendo dalla metà, scegliete voi qual è la metà, e dietro i punti puff, poi sono uscita, sono rientrata, sono passata dietro al punto puff e sono uscita, quindi praticamente l'ho fatto passare dietro ai punti puff e davanti alla maglia alta. Ok, poi perché ho fatto questo? Perché visto che era bella abbondante, aspettate che sto tenendo una cosa e l'altra, ecco, praticamente stringendo la coulisse e fai un fiocchetto e praticamente rimane più aderente al collo, ma io l'ho provato e se lo stringiamo tutto questo diventa un berretto. Uno di quei berretti, avete presente, tipo i basco? Quindi diventa anche un berretto. Mi è piaciuto così tanto che alla fine ho deciso di farmene uno anch'io in un altro colore, perché ho esaurito, ho solo più metà di un gomitolo
e poi vi scrivo comunque esattamente quanto filo ho utilizzato, e quindi con questo non riesco più a farne, ma avevo un altro bellissimo filato e l'ho fatto con quello, poi ve lo faccio anche vedere. E, e così è come si presenterà dietro. Vedete che questa parte qui, questa, rimane proprio qui a scaldarci bene, questa, forse perché io sono un pochino delicata in questa zona, no? La zona del collo, e rimane proprio a scaldarci questa parte. Io penso che in 2 ore e mezza, ecco, questo è il tempo che ho impiegato io, e, è proprio una cosa carina, no? Carina da fare, veloce, facile, facilissima da fare, e bella anche da regalare. Questa è quella che ho fatto per me, e un filato anche questo bellissimo, ve lo lascio perché così spara un po', con la videocamera spara un po', è molto più scuro di come lo vedete, non è questo rosa, è un bel colore. Comunque io vi lascio il link così andate a vedere i colori che sono rimasti, tanto questo non credo ci sia più, ed è leggermente sbrilucicoso, non so se riuscite a vederlo, leggermente sbrilucicoso. Bene, io spero che vi sia piaciuto questo tutorial, che vi sia utile, ecco perché lo stavo facendo per quanto riguarda il mio regalo e ho pensato a voi, quindi spero davvero che vi sia piaciuto. Vi auguro tanti bellissimi scaldacollo da regalare, e a prestissimo al prossimo tutorial. Ciao ciao!